Guardate attentamente questo video. Il pilota che sta davanti, uscito dalla curva, va largo, rallenta e il pilota che sta dietro lo passa. Ecco, e se vi dicessi che il pilota che sta davanti non ha avuto un problema tecnico, ma ha volutamente lasciato passare il pilota che stava dietro perché fa tutto parte di una strategia per vincere la gara, ci credereste? Oggi è un giorno speciale perché è l'8 marzo ed è la festa della donna, quindi prima di partire con questo video ci tengo a fare un saluto a tutte le fanciulle che mi seguono e che stanno guardando questo video. Quindi già che ci siete lasciate un commento qui sotto perché oggi è la vostra giornata. Ora, proprio in questo video andremo ad analizzare le diverse strategie tra piloti di moto e piloti di auto per scoprire una cosa incredibile, ovvero che in moto spesso le gare si vincono stando dietro. I motivi sono vari e adesso li analizzeremo insieme e per capirli prima vi darò un paio di nozioni tecniche utilizzando di nuovo questa. E chi ha visto il video di qualche giorno fa forse ha già capito cosa voglio dire. Guardate qui, io prendo la gomma, la appoggio sul tavolo e la muovo. E lei scivola. E scivolando tra l'altro si sgretola. Ora prendo la stessa gomma, la appoggio sul tavolo, ma questa volta la schiaccio con forza e provo a muoverla. Vedete? Lei non si muove. Non scivola. Questa non è nient'altro che la legge d'attrito, che è un argomento che ho spiegato qualche giorno fa. La stessa identica cosa vale per la gomma di un'auto. Più la gomma è schiacciata a terra, più l'auto tiene. Ecco perché in Formula 1 esistono gli alettoni. Gli alettoni fanno una cosa di base semplicissima, ovvero deviano l'aria verso l'alto, schiacciando la macchina verso terra e dandole più tenuta. Gli alettoni, insieme ad altre componenti della macchina, creano il cosiddetto carico aerodinamico. Nelle moto invece questo fenomeno non viene sfruttato, sia per motivi di spazio perché un alettone su una moto non ci sta, sia per motivi tecnici perché la moto non è sempre orizzontale ma va in piega, quindi diventa difficile da gestire questo carico. Ora, che cosa succede durante una gara in auto? Sul rettilineo questo fenomeno può essere vantaggioso per chi sta dietro, perché la macchina che sta davanti si trova letteralmente un muro d'aria da abbattere, quindi farà fatica ad andare avanti. Un po' come quando corri contro vento che fai una fatica boia. La macchina che sta dietro invece fa molta meno fatica perché non ha più questo muro d'aria da abbattere, perché lo sta già abbattendo la macchina davanti. Un po' come quando c'è vento forte e ti ripari dietro qualcosa. Quindi sul rettilineo l'auto che sta dietro si dice che si mette in scia e in quel caso è avvantaggiata e va più veloce dell'auto davanti. Quindi raggiunge l'auto che sta davanti. I problemi però nascono in curva. Come dicevamo prima, la macchina, soprattutto quelle con un'aerodinamica molto spinta, hanno bisogno di carico aerodinamico. Quindi quel muro d'aria che le dava fastidio sul rettilineo, in realtà in curva le dà un grande vantaggio perché la schiaccia a terra e la fa andare più forte in curva. La macchina che sta dietro invece, che è in scia alla macchina che sta davanti, si trova a non avere più il carico aerodinamico che le dà tenuta di strada. Quindi cosa succede? Che in curva, quando sei dietro a un'altra macchina, la tua macchina non tiene. Se provi a fare la curva alla stessa velocità di quello davanti, te ne andrai largo. E non solo, come abbiamo visto prima, una gomma che non tiene e che striscia si sgretola. Quindi se vuoi fare la curva forte come quello davanti, consumerai le gomme. Quindi in curva, se vuoi risparmiare le gomme e non vuoi finire contro un muro, devi allontanarti da quello davanti. In moto invece è diverso, perché si ha l'effetto scia sul rettilineo, ma non avendo carico aerodinamico non si hanno problemi in curva. Un altro fattore da considerare è il seguente, ovvero che in auto è difficile sorpassare, per due motivi. Il primo è che l'auto è grossa, quindi l'auto che ti sta davanti ti può chiudere la strada e tu non passi. Il secondo motivo è che, come dicevamo prima, quando sei in curva ti devi allontanare, perché se no non hai carico aerodinamico. Quindi cosa succede? Che quando arrivi sul rettilineo sei molto lontano dalla macchina davanti e non riesci più a recuperare la strada per raggiungerla. Questo è il motivo per cui in Formula 1 hanno introdotto il DRS, ma lo vedremo poi in un altro video. In moto invece è più facile sorpassare, per due motivi. Il primo è che la moto è piccola, quindi la moto davanti non ti può chiudere la strada perché una moto è larga così. Inoltre in curva non hai carico aerodinamico, quindi puoi stare incollato all'avversario e trovarti sul rettilineo che sei praticamente attaccato all'avversario. Infine, stare dietro in macchina è dannoso, perché la macchina che sta davanti butta fuori aria calda che ti entra nel motore e non riesce a raffreddare il motore. Questi tre fattori, carico aerodinamico, dimensioni del mezzo e aria calda, ci fanno capire una cosa molto importante, che in auto stare dietro è fastidioso, mentre in moto stare dietro
non è poi così male. Ok, ora che abbiamo queste nozioni tecniche di base, possiamo rispondere alla domanda fatta all'inizio, ovvero: se in una gara vince chi passa per primo sotto la bandiera a scacchi, che senso ha lasciar passare un pilota? Cioè, è più logico mettersi davanti e star davanti tutta la gara, no? In auto, sì. Infatti, se vedete le partenze, ad esempio, della Formula 1, è una guerra dove tutti fanno l'impossibile per mettersi davanti agli altri. In moto dipende. Se vedi che sei tanto più veloce degli altri, allora ti metti in testa e scappi. Ma nella maggior parte dei casi non sei tanto più veloce degli altri e non riesci a seminarli. E qui si capisce che in moto stare davanti è difficile. E vi spiego perché. 1. Hai l'ansia costante di quelli che ti stanno dietro. Perché mentre in macchina hai gli specchietti e guardi dove sono, in moto non hai gli specchietti. Quindi non sai dove sono, ma li senti il loro motore. E soprattutto non sai se ti stanno per passare e non sai se stanno facendo fatica a starti dietro oppure se stanno guidando tranquilli. 2. Non hai nessuno davanti da seguire, ma sei da solo, quindi sei tu che devi dettare il ritmo. 3. Non hai il vantaggio della scia sul rettilineo, quindi quelli dietro sono avvantaggiati. 4. Non puoi studiare gli avversari. Stare dietro invece è più facile, perché 1. Hai il controllo della situazione. Tu puoi guardare in continuazione quello davanti e capire se per star davanti sta facendo fatica o sta guidando in scioltezza. 2, che è la cosa più importante, hai un riferimento davanti. Seguire qualcuno è molto più facile che guidare da soli. Infatti nei corsi di guida in genere c'è un istruttore davanti e gli allievi che seguono, perché non fanno nient'altro che imitare ciò che fa l'istruttore. Quindi nel momento in cui non devi dettare il ritmo ma ti basta copiare quello davanti, guidi più tranquillo, guidi rilassato, non fai nient'altro che copiare. Quindi risparmi energie fisiche, risparmi energie mentali, risparmi gomme. 3. Hai il vantaggio della scia. 4. Puoi studiare l'avversario e capire dove sono i suoi punti deboli. Per questo in moto capita spesso di vedere dei piloti che nei primi giri di gara non se ne stanno davanti, non spingono, non forzano, ma anzi se ne stanno dietro in seconda, terza, quarta posizione e studiano. Risparmiano gomme ed energie. Aspettano la fase finale della gara per sferrare l'attacco e vincere. Ora, se state guardando questo video e siete i classici che odiano Valentino Rossi perché non hanno niente da fare nella vita, ci sono dei gruppi dedicati a Valentino Rossi dove potete andare a sfogare tutto il vostro odio. A me onestamente di Valentino, Biaggi, Marquez, Lorenzo, Dovizioso, Chaz Davis, Jonathan Rea non me ne frega niente, li uso soltanto come degli esempi. Dicevo, un esempio lampante è Valentino Rossi, che non è tanto un pilota da giro secco quanto il classico animale da gara, in quanto spesso lo si vedeva indietro nel primo giro, a volte lo vedevi anche decimo e dicevi ma che gara di merda che sta facendo, invece a un certo punto rimontava e poi vinceva la gara. Tantissime volte non è stato il più veloce, ma poi ha vinto, e lo dimostrano anche le statistiche, infatti lui ha fatto il doppio delle vittorie rispetto alle pole position. Questo ci fa capire come dietro una gara di moto non ci sia soltanto vado più forte di tutti, mi metto davanti e vinco, ma ci sia una strategia, uno studio degli avversari e della gara. Bene, grazie per aver visto questo video, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, mi trovate come Alberto Nasca, esattamente come qua su Facebook o su YouTube, e mettete il follow. Ciao ciao!